Salve e benvenuti a Gormitology. Io sono Jack Sunslet e in questa Gormanalisi analizzeremo Trematerra, il gentile e tranquillo gormita della Terra, che, come vedremo è meglio, rimanga così. Senza indugiare oltre, facciamo subito l'analisi, lasciamo qualcosa di veloce, vediamo se riusciamo questa volta a non farlo da 30 minuti. Allora, prima di tutti, aspetto e ispirazioni. L'artwork prima serie e l'artwork mistica sembrano un tapiro più che altro, mentre invece, già dalla figure, ma soprattutto dalla sua apparizione Nergeia in tutte le sue forme in poi, lì sembra molto più un cavallo. Questo perché, oltre al fatto che l'espressione, il viso sembra un po' cavallosa, gli elementi di armatura che si trovano su tutto il suo corpo richiamano abbastanza gli elementi di un'armatura su un cavallo. Inoltre ci aggiungerei altri animali mescolati dentro questo mix. C'è l'armadillo per le scaglie sul suo corpo che, come vediamo nell'artwork prima serie, sembrano proprio essere provenienti dal suo corpo, proprio come se uscissero dalla sua carne. Mentre un'ispirazione un po' meno consona è il gorilla. Per la posizione, la muscolatura, le mani, è un po' tirata. E c'è un altro gormita nel suo popolo che possiede questa caratteristica di più. Vediamo nella cartoon questi design vengono sottolineati ulteriormente, dove sembra molto di più un cavallo, e nella Legends esiste. Ok, parliamo delle apparizioni. Trematerra appare come collezionabile in serie 1, Mistica, Energeia, Final Evolution, Cartoon, Elemental Fusion e infine nella Legends. Lo vediamo in episodi animati l'1 e il 18, gli episodi 8 e 9 della Legends. Lo vediamo anche nel magazine, nel capitolo 25, ma appare giusto nello sfondo. Quindi, detto questo, parliamo dei suoi poteri e delle sue abilità. Trematerra, serie 1, potenza 5. Il suo pugno si abbatte come un terremoto. Così cantano le canzoni popolari. Gentile e silenzioso, è meglio però non farlo arrabbiare. Basandoci su questa descrizione della carta, l'urlo di battaglia e altre varie fonti, quello che si è notato è che i suoi pugni sono veramente forti, tanto da generare veri e propri terremoti. Qui c'è una questione però non molto chiara, cioè se sono i suoi pugni semplice forza bruta che genera il terremoto oppure se c'è un elemento di controllo elementale, lo vedremo meglio più avanti. Gentile e silenzioso. Caratterialmente è uno dei pochi gormiti descritti che non è una bestia che vuole uccidere ogni cosa che vede. Quindi questo è il gormita gentile e silenzioso, molto calmo, ma se lo fai arrabbiare te sdruma, te disintegra, te spacca. Dalle battaglie What If nel magazine ci sono delle battaglie ipotetiche fra i gormiti prima serie del vulcano e altri. Vediamo Trematerra combattere contro Sparafuoco, che con un solo colpo lo manda KO. Qui c'è il vantaggio perché ha un punto di potenza totale in più, ma direi che la sua è stata una vittoria schiacciante. Quindi già è bello potente. Un'altra considerazione che direi è l'abilità di difesa. La difesa di Trematerra non viene mai citata come cosa di importante, ma il fatto che ha delle scaglie rocciose o di non so cos'è su tutta la schiena gli aumenta la difesa di parecchio. Non a livello magari di schiena acciaio, ma comunque non credo che sia da ignorare questa sua abilità di difesa fisica. La velocità non viene mai menzionata. Inoltre, qui viene detto, qui nella Battle Cards che ho messo qua a schermo, viene detto che la sua velocità è molto bassa. Vi ricordo ragazzi che le Battle Cards non sono molto affidabili, però ce lo vedrei essere estremamente lento. Passiamo alla serie mistica. Serie mistica che dona ai gormiti che si trovano in questa serie i poteri mistica. La serie mistica è una serie
molto misteriosa, non si sa granché. I poteri mistica sono poteri misteriosi che probabilmente danno un boost alla magia e alle abilità anche basilari del Gormita. L'aumento di potenza è molto categorico, ad esempio il picchiatore passa da 5 a 8, il trematerra passa da 5 a 7, quindi i potenziamenti mistica sono molto vaghi. Il modo in cui sono stati ottenuti è la stessa cosa, dato che non c'è una serie animata, un fumetto, eccetera. Non mi voglio focussare tantissimo su questo. Un dettaglio però è da notare. Oltre alla descrizione delle battle cards, la potenza del flagrante dei miei pugni è famosa su tutto Gorm, c'è anche l'album di figurine, che contiene alcune descrizioni aggiuntive che ogni tanto sono diverse, ogni tanto non aggiungono niente. In questo caso il suolo di Gorm mi appartiene, ho il controllo delle forze profonde. Data questa descrizione, io aggiungerei che ha un controllo elementale della terra. Quindi i terremoti generati non sono necessariamente completamente generati dal suo semplice forza bruta. E quindi c'è un'energia magica elementale che gli permette di generare dei terremoti mostruosi, perché finora sono terremoti locali, ma sapete come funziona con il power scaling di Gorm. E infatti guardiamo subito Trematerra Energeia. Trematerra Energeia, l'Energeia è una serie dove i Gormiti, prima serie, ritornano resuscitati, richiamati, non si sa bene, ma molto più forti, più grandi, più pompati di prima. E disegnati da un altro designer. In questo caso abbiamo il Trematerra che da questo suo diventare più grosso, diventare più forte, ottiene molto. Prima di tutto parliamo di un'abilità attiva che viene spiegata. Se colpisce il terreno 2 volte crea una voragine e tutti i Gormiti vengono risucchiati in essa. Semplicemente crea un solco nel terreno dove fa precipitare ogni nemico. Strano che non viene menzionato che anche lui ci cada, quindi probabilmente sa controllare abbastanza la direzione delle sue scosse. Inoltre ci viene spiegata un altro fattore comportamentale. Il suo carattere gentile e silenzioso lo porta a sentire molto il peso del fatto di Gorm sulle sue spalle. Nella serie Energeia tutti i Gormiti che sono tornati sono stati richiamati apposta per salvare Gorm e la situazione era molto drastica dato che ci si trovava nel conflitto finale. Viene specificato che terremoti generati da lui inoltre raggiungono grandi distanze. Questo è un ottimo power up, ci fa capire che questi terremoti non sono solo locali, sono, non dico a livello di una città, forse anche di più. Non mi soffermo sulla potenza di questa cosa, perché sapete quanto è forte un terremoto dal video di Colossus, quindi io direi di andare a Final Evolution. Il Trematerra Final Evolution, potenza 17, mantiene tutte le caratteristiche della serie precedente, tranne l'aggiunta del vigore muscoriano. Allora, durante la serie Final Evolution, l'occhio della vita torna su Gorm, si divide in 5 parti e ciascuna parte va da ciascun popolo Energeia, donando loro i poteri Atomic. Nel caso del popolo della Terra, i poteri Atomic consistono nel vigore muscoriano. Il vigore muscoriano è un power up che dona al Gormita che lo ottiene un aumento di forza fisica, di difesa fisica, in alcuni casi di abilità magiche, alcune abilità magiche aggiuntive, e fisicamente rende il loro corpo molto più scuro, tranne alcuni elementi che sono glow in the dark, quindi possono illuminarsi al buio in un certo senso. Posseggono queste parti verdastre che sono proprio dei cristalli che si illuminano. L'aumento di potenza fisica per il Trematerra non è solo che un guadagno assurdo. Infatti, ho sbagliato. Ho fatto un errore. Vabbè. Infatti, il Trematerra è diventato micidiale. Anziché generare terremoti semplicemente su grandi distanze, viene detto che i terremoti fanno tremare tutta l'isola di Gorm, se ben assestati, ma terremoti su tutta Gorm. Io odio quando fanno cose del genere, quando devono per forza esagerare, non gli interessa, perché qua non viene nemmeno detto un terremoto generale. Vi dico, paro.
Ti accorgi della sua rabbia che quando la terra sotto i tuoi piedi trema. Infatti basta un suo pugno ben assestato perché l'intera isola di Gorm venga sconvolta dal più tremendo dei terremoti. Vi ricordate il video di Colossus di Guardiano Urlante? Ecco, Gorm diciamo che è grande quanto un continente, ok? Come minimo è grande quanto un continente, per quanto ne sappiamo può essere anche una enorme Pangea. Ma andiamo per difetto. Gorm è grande quanto un continente, ok? Prendiamo il continente più piccolo, prendiamo l'Europa. Continente in realtà più per questioni culturali che per altro. Poi immaginatevi un terremoto per tutta l'Europa, su tutta l'Europa. Mi pare che se il terremoto sta su tutto un continente, non credo che ci sia stato durante la storia umana moderna. Non è mai stato registrato, insomma. Quindi non consideriamo che è su tutto un continente, parliamo della scala Richter. Qual è, almeno da un punto di vista locale, qual è il livello del terremoto su scala Richter? Tremendo, io direi 8. Ma andiamo come al solito per difetto. Un terremoto su scala Richter, il minimo che posso considerare tremendo è magnitudo 6. Guardando su Wikipedia, un terremoto di magnitudo 6 sulla scala Richter è quello generato dalla bomba atomica lanciata su Hiroshima. 63 terajoule, niente di che, no? È un piccolino. E questo è il minimo indispensabile per poter dire che fa un terremoto devastante localmente, su una regione, un massimo un paese. Minimo. Potete considerare che questo terremoto debba arrivare su tutto un continente e che sia almeno 2 gradi di più e niente, cioè è una roba devastante. Per fortuna ho messo il controllo mentale, perché se fosse unicamente con i suoi pugni, lui ti scaglia un pugno e ti esplode il cranio. Non è che ti esplode il cranio, esplodi e basta, esplode anche lui. Il terreno circostante a lui è completamente disintegrato. C'è un solco tipo Dragon Ball che si crea. È assurdo, è assurdo. È assurdo. E ho le esagerazioni delle carte dei gormiti, veramente polvere. Il nulla. È a 17 di potenza. Questo ha 17 di potenza. Stessa del picchiatore. Diciamo che il picchiatore e il trematerra, diciamo che sono su 2 scale lievemente differenti. Va bene, passiamo alla cartoon. Allora ragazzi, con la cartoon tutti i gormiti vengono un pochino rebuttati, se non dal punto di vista, solo dal punto di vista produttivo, anche dal fatto che sono passati milioni di anni. Con il fatto che sono passati milioni di anni, alcuni gormiti sono diventati più forti, altri sono diventati più deboli, i poteri atomic sembrano essere svaniti, non si sa benissimo cosa diamine è successo in questo periodo di tempo, ma la skill in generale dei gormiti che sono stati su Gorm per tutto questo tempo è aumentata, e almeno sotto quel punto di vista loro sono migliorati un bel po'. Infatti, come possiamo vedere, i livelli di potenza sono strani, non so bene come considerarli. Questa volta ho deciso di aggiungere anche l'agilità, una statistica che non ho messo per Guardiano Urlante e per gli altri gormiti cartoon, perché le carte da questo momento in poi cominciano a inserire l'agilità del gormita, cosa che non ha alcun senso, e già che la potenza è assurdamente alta, perché 25 è tipo forte quanto un Final Evolution Neozon, ma l'agilità è una statistica che crea molta confusione, soprattutto per il fatto che in questa serie viene chiaramente esplicitato che i suoi movimenti sono lenti per la prima volta. Inoltre abbiamo una sorta di livello di potenza, viene detto essere forte quanto il suo signore della natura, una roba assurda, mai vista finora come cosa, e Nick
il Signore della Terra della serie cartoon è, diciamo, estremamente potente. Non ho analizzato nel dettaglio che cosa riesce a fare, ma mi pare che riusciva a lanciare rocce al livello di quelle che lancia Colossus con molta facilità. Quindi, diciamo, quel livello di potenza. Viene detto che genera terremoti con i suoi pugni, come al solito. Viene detto che anche che caricando i suoi pugni con energia nelle carte descritta come luce bianca e nell'artwork e nella serie animata attraverso delle scosse elettriche, aumenta la potenza dei suoi pugni. Quindi i suoi pugni massimi di potenza sono generati caricando l'energia, e non lo vediamo mai fare dei pugni caricati dall'energia applicati nel terreno. Infatti nella cartoon lo vediamo una sola volta caricare i suoi pugni di elettricità, ma i suoi pugni vengono fermati da schienacciaio, la difesa assoluta, quindi non lo vediamo mai utilizzare tutta la sua potenza. Però lo vediamo un paio di volte fare qualcosina. Ad esempio lo vediamo generare dei terremoti molto precisi che fanno crepare il terreno in posti molto specifici. Lo vediamo far crollare dei canyon da solo con un pugnetto nel terreno giusto per far precipitare Malvagius nell'oblio, e lo vediamo anche generare dei terremoti molto localizzati, quasi lineari, che generano dei frammenti di roccia che si scagliano in tutte le direzioni, il che gli permette di fare anche dei danni a distanza e non unicamente legati all'attaccare a contatto con il terreno, gormiti a contatto con il terreno, che è una buona cosa. Non sappiamo molto altro di lui della cartoon, appare in 2 episodi soltanto, quindi non è molto rilevante nella serie, e quindi io passerei alla serie Elemental Fusion. Nella serie Elemental Fusion sbagliato, non ho cambiato la scritta Guardiano Urlante, scusatemi. Nella serie Elemental Fusion il Trematerra appare nelle esclusive magazine, e quindi non è una forma canonica, ma esiste, e la trovo anche abbastanza interessante. La Elemental Fusion è una serie molto particolare, viene citata la fusione degli elementi che non è molto chiara. È come se ci fossero in ogni gormita che si trova in quella serie una fusione degli elementi dell'elemento della terra, in un certo senso. È come se le rocce di ogni tipo si fondessero fra di loro, creando, dando ai gormiti che la ottengono tutte le abilità specifiche dei vari tipi di roccia, quindi la difesa, la friabilità in base a dove vengono localizzati e robe del genere. Non è molto chiaro, ragazzi. Cosa ci viene detto oltre a quello che sapevamo già? Che i suoi pugni sono ora letali e che riesce a generare terremoti anche con le gambe, come vediamo anche nell'artwork. Terremoti localizzati che riescono a generare delle voragini, come abbiamo visto nell'Energeia, che risucchiano i nemici. Io, fosse stato loro, avrei messo una sorta di condizione negativa con il fatto che può generare terremoti con le gambe, perché certo le sue gambe sono molto più forti, può correre anche più velocemente, ma ha un limite di velocità su cui può andare, e quel limite è dato dalla friabilità del terreno. Se con le sue gambe può generare terremoti così forti da far creare voragini, lui correndo non può raggiungere una certa velocità, perché se no sprofonda assieme al terreno, semplicemente spacca il terreno in 1000 pezzi e lui sprofonda assieme ad esso. E questa era tutta la serie, dalla prima serie alla Elemental Fusion. Diciamo che per quello che ci viene detto fino a questo punto qua, il Trematerra è una bestia assurda che riesce a generare, almeno fino alla Elemental Fusion, dei terremoti localizzati estremamente potenti che fanno crollare canyon, e se lui volesse potrebbe anche generare terremoti su tutta Gorm, cosa che scommetto che non voglia fare per il semplice motivo che poi distrugge anche i suoi territori, ma potenzialmente lui potrebbe farlo. Per fortuna il suo carattere è gentile e quindi credo che letteralmente non lo farebbe mai. Rischierebbe di distruggere la propria casa, rischierebbe di distruggere tutto quello
che appartiene ai suoi alleati. Ma dovesse impazzire, beh, il Trematerra è una bestia e potendo generare terremoti con le gambe, diciamo che ha anche maggior versatilità, diciamola così. Una difesa che aumenta man mano che si avanza con le serie. Il Trematerra è una bestia, è una veramente bestia. Ha un solo punto debole però, un solo punto debole che non è da poco: i gormiti volanti. Diciamo, il Trematerra è pericolosissimo se stai sul terreno, non sei in grado di volare, e se soprattutto ti trovi corpo a corpo contro di lui. Direi quindi di vedere la serie Legends, dove Trematerra viene rebuttato completamente con 7 di potenza nella carta che c'è qui. Questa è la carta Metalized, lui ha 7 di potenza non Metalized, viene descritto come al solito silenzioso, ma viene aggiunto anche intelligente. Viene spiegato che osserva molto i suoi avversari, non attacca mai per primo, e questo gli viene permesso anche perché ha in questa serie visibilmente molta più resistenza fisica data l'armatura quasi meccanica che ha su tutto il corpo. Quindi non attacca mai per primo, osserva il suo avversario e poi scaglia i suoi pugni devastanti, fa tremare tutto il terreno. Nonostante la sua lentezza, lui potrebbe essere veramente potente. Nel corto lo vediamo dare dei pugni al terreno e far volare Florus e Martello fino a farli arrivare fuori dall'inquadratura, mi pare. E quel terreno non era terra, era tipo metallo, roccia strana, non lo so. Non so dire se in questa serie ha o meno il boost di controllo elementale della terra. Però da quello che abbiamo visto è veramente, veramente sbregato. Sfortunatamente il Trematerra però nella serie Legends partecipa a solo una sfida, all'ultima sfida. Una sfida che non vediamo, perché doveva esserci ma viene interrotta da Macmion, che ha ottenuto dei poteri sbregati, e Macmion distrugge completamente la sfida che voleva fare il vecchio saggio, fa una sua e che consiste nel picchiarsi tutti quanti. Macmion però ha ottenuto dei poteri veramente esorbitanti ed è anche in grado imparzialmente di volare, l'abbiamo visto muoversi comunque in generale a una velocità assurda. Lo vediamo come ultimo sconfitto durante quella sfida, ma è comunque stato sconfitto da Macmion. Certo, è un signore della natura potenziato da Magor, comunque ha perso contro Macmion. E poi c'è Trematerra Metalized, figo il design. Fun fact: dovevano avere una colorazione diversa ai Metalized della Terra, ma è stata cambiata probabilmente durante la fase di produzione. Non c'è niente da dire perché la serie Metalized è meno canonica della Mistica, quindi fantastico. E direi che quindi questo è tutto. Grazie per aver visto il video, spero che vi sia piaciuto. L'ho fatto un po' contro voglia, ve lo ammetto. Questo video è fatto un po' alla meglio. Fra il fatto che mi aspettavo che ci sarebbe stato l'annuncio i leak della seconda wave della Legends e il gioco da tavolo che sto gestendo, diciamo che ho avuto un po' di difficoltà a fare questo video. E mi è anche passata un po' la voglia nel farlo perché ho troppe robe da fare in questo periodo, fra l'università e tutto. Spero comunque che vi sia piaciuto. Cercherò di comunque portarvi qualche contenuto questo mese che non sia il gioco mio, ma non vi prometto niente perché dovrò studiare. Detto questo, grazie per aver visto il video. Se potete mettete like, iscrivetevi che siamo quasi a 2000. Se potete vi iscrivete per favore, non è mica una minaccia, no, iscrivetevi. Se volete vi commentate, fate come vi pare. In realtà se volete sentire cose gormitiche vi consiglio di venire in live su Twitch il lunedì sera e il venerdì sera. E niente, ci vediamo alla prossima. Ciao!